Hai mai avuto la sensazione di dire la cosa giusta, ma di sentire che qualcosa suona strano? Non preoccuparti, succede a tutti. Il problema non è il tuo vocabolario, il problema sono quelle piccole trappole, quei falsi amici e quelle strutture mentali che portiamo dalla nostra lingua madre. Oggi andiamo a caccia dei 30 errori più comuni, quelli che persino gli studenti avanzati continuano a fare. Quegli errori che una volta eliminati ti faranno finalmente dire «Cavolo, adesso parlo davvero italiano». Stiamo per trasformare il tuo modo di parlare. Iniziamo! Errore: usare parenti per dire padri o madri. Questo è un classico. In molte lingue parents significa papà e mamma. In italiano, se dici i miei parenti, stai includendo zii, cugini di terzo grado e persino la nonna della zia. Per i tuoi genitori devi dire i miei genitori. I parenti sono la folla al matrimonio, i genitori sono quelli che ti hanno dato la vita. Errore 2. Sono caldo invece di ho caldo. Attenzione qui! Se entri in un bar e dici sono caldo, la gente ti guarderà in modo strano. In italiano le sensazioni fisiche si hanno. Ho caldo, ho freddo, ho fame. Dire sono caldo ha una connotazione sessuale o febbricente che vorresti evitare durante un caffè in centro. Errore 3. Confondere uscire con lasciare. Ho uscito la casa alle 8. No, per carità. Uscire è un movimento tuo. Uscire di casa. Se dimentichi le chiavi o abbandoni qualcuno, allora lasci la casa o lasci la fidanzata. Non puoi uscire un oggetto. Ricorda, io esco da solo, io lascio qualcosa. Errore 4. Cucinare versus cuocere. Molti dicono sto cuocendo la cena. Suona quasi scientifico, come se fossi un chimico. In cucina noi prepariamo o cuciniamo. Cuocere si usa per il processo fisico. La pasta cuoce in 10 minuti. Ma l'atto d'amore di preparare il cibo è sempre cucinare. Errore 5. Dire molto bene invece di molto buono. Se assaggi una lasagna e dici è molto bene, stai facendo un complimento alla sua condotta morale. Bene è un avverbio. Come sta andando? Buono è un aggettivo. Che sapore ha? Quindi la lasagna è buona, ma cucini molto bene. Non scambiarli o offenderai lo chef. Errore 6. L'abuso del pronome personale io. In inglese o francese è obbligatorio. In italiano, se inizi ogni frase con io vado, io faccio, io mangio, sembri un po' egocentrico. La desinenza del verbo ci dice già chi parla. Usa io solo se vuoi sottolineare un contrasto. Lui prende il decaffeinato, io invece voglio l'espresso, altrimenti lascialo nel cassetto. Errore 7. Mi piace versus mi piacciono. L'errore più comune del mondo. Mi piace gli spaghetti. Aia! In italiano sono gli spaghetti che piacciono a te. Il soggetto è la cosa che ami. Se la cosa è plurale, il verbo deve essere plurale. Mi piacciono i film, mi piacciono le città d'arte. Semplice ma fondamentale. Errore 8. Suonare e giocare. Se dici voglio giocare il piano, gli italiani penseranno che vuoi arrampicarti sopra lo strumento. Giocare è per lo sport o i giochi. Per la musica usiamo suonare. Si suona la chitarra, si gioca a calcio. Non confonderli o la tua carriera musicale finirà prima di iniziare. Errore 9. Vado a casa di mia amica. Manca qualcosa, vero? L'articolo. In italiano siamo innamorati degli articoli. Vado a casa della mia amica. Non dimenticarlo davanti ai possessivi, tranne che con i membri della famiglia al singolare.
Mamma e papà non ne hanno bisogno, sono troppo importanti. Errore 10. Ho visitato mio nonno. Visitare si usa per i musei, per le città o per i medici che ti controllano la gola. Se vai a trovare una persona cara, il verbo magico è andare a trovare. Sabato vado a trovare mio nonno. È molto più affettuoso e soprattutto corretto. Errore 11. Vicino di... Diciamo spesso vicino della stazione. Errore. Vicino vuole sempre la preposizione a. Quindi vicino alla stazione, vicino a te, vicino al bar. Pensa a vicino come a qualcuno che vuole dare un bacio alla A. Sono inseparabili. Errore 12. Usare per la durata. Ho vissuto a Roma per 3 anni. Anche se molti italiani lo dicono influenzati dall'inglese, la forma più pura è non usare nulla o usare da. Se l'azione è finita, basta dire ho vissuto a Roma 3 anni. Se vivi ancora lì, vivo a Roma da 3 anni. Quel per spesso è di troppo. Errore 13. Aspettare per qualcuno. In italiano non aspettiamo per qualcuno, aspettiamo qualcuno direttamente. Aspetto l'autobus, aspetto Maria. Niente preposizioni extra. Siamo un popolo impaziente, non abbiamo tempo per aggiungere parole inutili quando aspettiamo. Errore 14. Chiedere per informazioni. Stesso discorso. Noi chiediamo informazioni senza il per. Se chiedi per qualcosa, sembra che tu stia facendo una transazione. Se vuoi sapere l'ora, chiedi l'ora. Punto. Errore 15. Confondere sapere e conoscere. Conosco come cucinare? No. Sapere è per le abilità e le informazioni. So che ore sono, so nuotare. Conoscere è per la familiarità con persone o luoghi. Conosco Roma, conosco tuo fratello. Non puoi conoscere come si fa la pizza, devi saper farla. Errore 16. La gn e la gli. Molti dicono gnocchi o lasagna, pronunciando la g e la n separate. Il suono gn è un abbraccio morbido, non un urto. E la gli di aglio non è alio. Se sbagli questi suoni, stai dicendo al mondo intero: sono un turista. Pratica questi suoni, sono il passaporto per l'Italia. Errore 17. Le doppie consonanti. Questo è serio. Palla non è pala. Nonno non è nonno. In italiano le doppie cambiano il significato delle parole in modo drammatico. Se non fermi il fiato sulla doppia, rischi di dire una cosa per un'altra, a volte anche imbarazzante. Prendi fiato, raddoppia la forza e pronunciale con orgoglio. Errore 18. Guardare versus sembrare. Tu guardi stanco. No, questo è un calco dall'inglese. Guardare è un'azione degli occhi. Se vuoi descrivere l'aspetto di qualcuno, dici sembri stanco o ti vedo stanco. Non si guarda un aggettivo. Errore 19. Abusare di cose. Ho fatto molte cose. È la frase più pigra del mondo. L'italiano ha un vocabolario ricchissimo. Invece di cose, usa esperienze, attività, impegni. Più sei specifico, più sembri intelligente e integrato nella cultura. Errore 20. Confondere poco e piccolo. Voglio un piccolo di zucchero. No, piccolo si riferisce alla dimensione, un bambino piccolo. Poco si riferisce alla quantità,
poco zucchero. Se chiedi un piccolo zucchero, l'italiano cercherà un granello di dimensioni ridotte. Errore 21. Fare senso. Questo film fa senso. In italiano fare senso significa che ti viene da vomitare o che ti disgusta profondamente. Se vuoi dire che qualcosa è logico o ha significato, devi dire ha senso, non fa, ma ha. Errore 22. Tradurre letteralmente I'm right. Sono destro. No, a meno che tu non stia parlando della mano con cui scrivi. Per dare ragione a se stessi si dice ho ragione. In Italia la ragione si ha, non si è. Errore 23. Prendere una decisione versus fare una decisione. Non facciamo decisioni, le prendiamo. Ho preso una decisione importante. Usare fare ti fa sembrare un traduttore automatico di bassa qualità. Errore 24. Sto bene versus sono bene. Lo ripetiamo perché è vitale. Sono bene non esiste, mai. Sto bene, stato di salute o animo, o sono bravo, capacità. Se dici sono bene, stai rompendo il cuore di Dante Alighieri. Errore 25. Avere un buon tempo. Ieri ho avuto un buon tempo. È una traduzione dall'inglese have a good time. In italiano diciamo mi sono divertito o ho passato una bella giornata. Avere un buon tempo suona come se stessi parlando del cronometro in una gara di corsa. Errore 26. L'uso di allora a inizio frase. Questo non è un errore grammaticale, ma un errore di stile. Gli studenti usano allora per riempire ogni buco di silenzio. Usalo con moderazione. Se lo dici ogni 3 parole, sembri un disco rotto. Prova a usare dunque, quindi o semplicemente il silenzio. Errore 27. Tutto il mondo per dire tutti. Tutto il mondo lo sa. Ok, questo è poetico, ma se vuoi dire everybody, usa tutti. Non c'è bisogno di scomodare l'intero pianeta ogni volta che parli dei tuoi amici. Errore 28. Prossimo posizionato male. Il prossimo sabato. Meglio dire sabato prossimo. In italiano l'aggettivo dopo il nome dà un ritmo più naturale e fluido alla frase. Errore 29. Dimenticare il ne. Quanti caffè vuoi? Voglio 2. No, ne voglio 2. Quel piccolo ne sostituisce la cosa di cui stiamo parlando. Se lo dimentichi, la tua frase resta appesa nel vuoto. Ne è il collante della lingua. Errore 30. Avere paura di sbagliare. Questo è l'errore più grande. Il silenzio per paura della perfezione. Gli italiani amano chi prova a parlare la loro lingua. Un errore fatto con il sorriso e con il tono giusto è 1000 volte meglio di una frase perfetta detta con il terrore negli occhi. Eccoci qui. 30 piccoli ostacoli tra te e la tua fluidità. Vedi, imparare l'italiano non è una gara a chi non sbaglia mai, è una danza. A volte pesterai i piedi al tuo partner, a volte perderai il ritmo, ma l'importante è continuare a muoversi. Questi errori che abbiamo visto oggi non sono fallimenti, sono cicatrici di guerra di chi sta imparando. Ogni volta che correggerai un ho caldo invece di sono caldo, sentirai una piccola scintilla. Quella è la lingua che entra dentro di te. Non avere paura di sembrare straniero, sii orgoglioso del tuo percorso. Ma da domani, quando entrerai in quel bar o parlerai con quel tuo amico di Roma, avrai un'arma in più, la consapevolezza. L'italiano non è solo nelle regole, è nel cuore. E ora che hai pulito questi 30 piccoli granelli di sabbia, il tuo cuore italiano può battere molto più forte. Grazie per avermi seguito fino a qui.
Se questo video ti è stato utile, lascia un commento qui sotto e dimmi quali errori fai più spesso. Mi piacerebbe leggerli e aiutarti nei prossimi video. E se vuoi continuare questo viaggio con me, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti le prossime lezioni. Qui a fianco trovi un altro video che ti aiuterà a migliorare ancora di più. Non perderlo, è il prossimo passo naturale dopo questo. Studia, sbaglia, ridi e soprattutto parla. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao, a presto!